Ciao amici! Chi può dire di vedere le stelle anche in una notte a buio? Ma gli spettatori di Colpo Grosso, naturalmente. E c'è di più, c'è Umberto Smaila. Allora, avete capito? Che cosa ha detto Amy nella presentazione? Chi l'ha capito, scriva. So che non saranno in tanti a scrivere. Bentornati in soffitta, dove ogni settimana apriamo il baule dei ricordi e tiriamo fuori quelle presenze luminose che hanno acceso la fantasia degli italiani tra anni 80 e 90. Oggi si torna in seconda serata, quando la televisione aveva luci soffuse, sorrisi maliziosi e quel profumo di proibito leggero che faceva dire ancora 5 minuti e poi si faceva mezzanotte. La protagonista di oggi è Amy Charles, showgirl e cantante gallese, arrivata da Cardiff per diventare uno dei volti più ricordati di Colpo Grosso. Ciao Umberto! Ciao Amy, come va? Bene. Bene, siamo ormai avanti con le nostre puntate, ancora 2 o 3 mesi e poi ce ne andremo in vacanza. Tu hai già scelto dove andrai, non dirmi in Messico perché non se ne può più. Dove andrai in vacanza, Amy? Australia, spero. Australia, ma una roba un po' più comoda, no? O Messico, Australia, roba un po' più vicina non c'è. Australia vai. Sì. Vabbè, e come mai in Australia? Ho la famiglia lì, in Australia. La famiglia in Australia? Sì. Non in Galles? Sì, in Galles anche, ma... Vabbè, prima il portellone, non ci capisce più niente questa ragazza ieri. E già solo nominare quel programma fa partire il viaggio. Italia 7, Umberto Smaila al timone, le ragazze cin cin e il pubblico incollato allo schermo. E quell'atmosfera un po' casinò, un po' sogno televisivo, un po' non ditelo alla nonna. Amy non era semplicemente una presenza decorativa, aveva carisma, sorriso, una voce calda e una naturalezza che bucava lo schermo. Entrava in scena e sembrava portarsi dietro un'energia tutta sua, eleganza, ironia, fascino britannico e quella morbida sensualità che funzionava senza bisogno di strafare. Bastava uno sguardo, una canzone accennata con il giusto tono e la serata prendeva tutta un'altra piega. Oh, Amy, io so che il nostro autore, Aldo, ha preparato per te un piccolo monologo. Via. Coraggio, vai. Stai scherzando? Ah, non è vero. Ah, no, era la prossima puntata. Ah, stai studiando? Sì, sto studiando. Un monologo. Ah, ecco, ho capito. Senti, abbiamo quindi saputo che Alma legge Topolino. Tu cosa leggi invece? In quel momento là. Diabolic! È un lavoro per Diabolic. Diabolic, ti piace Diabolic? Fanno il film adesso. Probabilmente sarò il protagonista io. Però... Colpo Grosso, piaccia o no, è stato un fenomeno popolare vero. Un programma discusso, certo, ma anche amatissimo, capace di raccontare un'Italia che stava cambiando gusti e immaginario. In mezzo a quel mondo colorato e birichino, Amy riuscì a distinguersi, non solo per la bellezza, che era evidente, ma per la presenza scenica. Lei sapeva stare davanti alla camera, e questa non è una cosa scontata. C'è chi appare e c'è chi resta nella memoria. Che c'è a questo punto, Amy? Ecco, Amy finalmente è tornata, è stata poco bene, è guarita, perfettamente, devo dire. Sei anche dimagrita, Amy, è vero? Sì. Complimenti. How many kilos did you lose? 4 kg. 4 kg? Sì. Che dieta hai fatto, Amy, per dimagrire così? Ecco che si apre lo sportellone della nave, ecco. Nata a Cardiff, in Galles, Amy Louise Charles porta con sé una sensibilità molto legata alla musica. Amy non arrivava in scena soltanto come volto da copertina, ma come artista con una direzione precisa. Certo, Colpo Grosso le diede visibilità, ma lei quella visibilità la usò come trampolino, non come punto d'arrivo. Dopo la stagione televisiva, infatti, Amy non resta ferma nel ricordo del programma. Si butta nella musica dance, con la grinta di chi vuole dimostrare di essere molto più di una ragazza cin cin. Nei primi anni 90 pubblica brani come Weekend, Gimme Some e Ico Ico, entrando in quel filone Eurodance che faceva ballare club, radio e compilation. Erano anni di beat potenti, ritornelli immediati e piste piene. Amy ci stava benissimo, con quella voce riconoscibile e un'immagine fresca, internazionale. Quindi tu parli benissimo francese avendo studiato francese per tanti anni, è vero? J'espère.
J'espère, ah voilà. E se si facesse l'edizione francese di Colpo Gru su, potresti quindi essere... Weekend sembra già promettere una fuga dalla routine. Chiudi la settimana, alzi il volume e lasci fuori i pensieri. Gimme Some ha la carica diretta della dance di quel periodo, mentre Iko Iko gioca con un'energia più solare, quasi da festa collettiva. Amy lavorò con professionalità, scrivendo e interpretando, cercando una strada personale in un mercato difficile. Ed è proprio qui che Amy merita un applauso sincero, perché la sua storia non è solo quella di una bella donna passata in TV. È la storia di una ragazza che lascia Cardiff, arriva in Italia, conquista l'attenzione del pubblico, poi prova a trasformare quella popolarità in carriera musicale e lo fa senza perdere la propria identità. Molti restano incastrati in un'etichetta, in un ricordo, in una posa. Amy invece prova a muoversi, a cambiare pelle, a seguire quello che davvero la appassiona. Oggi Amy Charles vive lontana dalla ribalta, a Cardiff, ma il legame con la musica non si è mai spento. Ha scelto una vita più riservata, più privata e forse anche più serena. Ma per chi ha vissuto quegli anni, il suo nome resta legato a un'immagine precisa. Una donna sorridente, magnetica, con una voce che sapeva scaldare l'atmosfera e una presenza che rendeva la notte televisiva un po' più speciale. E allora diciamolo, Amy Charles è una di quelle presenze che la soffitta custodisce volentieri. Non solo nostalgia, non solo ricordo da seconda serata, ma un piccolo frammento di costume italiano. Un simbolo di quando la televisione era più ingenua, più sfacciata, più libera nel giocare con l'allusione. E sì, anche più capace di farci sognare con un sorriso e una canzone. Se anche voi ricordate Amy Charles, scrivetelo nei commenti. Eravate del team Amy? Aspettavate le sue apparizioni? Vi è rimasta in testa una sua canzone? Qui nella soffitta vogliamo leggere i vostri ricordi, perché certe storie diventano più belle quando le rimettiamo insieme, come vecchie fotografie ritrovate in un cassetto. Lasciate un like se questo viaggio vi è piaciuto, iscrivetevi alla soffitta di Pippo e attivate la campanella per non perdere le prossime puntate dedicate alle dive, alle icone e alle meteore della nostra televisione del cuore. E nei commenti suggeritemi la prossima protagonista. Quale stella degli anni 80 o 90 volete rivedere qui in soffitta? Alla prossima e cliccate sul video qui accanto, un'altra regina della nostalgia ci aspetta, con il suo fascino, la sua storia e quel pizzico di malizia che qui, diciamolo, non guasta mai.